Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di agosto 2023. Wow, abbiamo il carro, amici del Capricorno. Periodo di viaggi, in effetti ci siamo con il periodo delle vacanze. Quando c'è il carro si parla appunto di movimenti, di spostamenti, di anche di prendere una direzione in una certa situazione piuttosto che relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, può essere che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Le previsioni semestrali sono già online e le trovate nella playlist nell'oroscopo annuale stagionale. Allora ragazzi, partiamo con un cavaliere di bastoni, abbiamo la carta del giudizio, un fante di pentacoli, il matto, un 6 di spade, un 5 di pentacoli e un cavaliere di spade. Interessante perché partiamo con un cavaliere di bastoni, terminiamo con un cavaliere di spade e qui abbiamo due cavalli, ok? Quindi nel carro si dice che bisogna andare o di qua o di là. Vediamo. Allora, partiamo con questo cavaliere di bastoni che effettivamente potrebbe essere una persona, ma per qualcuno magari, se non avete nessuna ipotesi, potrebbe anche essere il vostro modo di andare avanti in questo periodo particolare, perché è una carta che mi parla di entusiasmo, di movimento. In qualche caso, ragazzi, si può trattare di una persona che se non avete ancora conosciuto, state per conoscere. Ehm, diciamo che questo lo dico per chi non ha più voglia di avere a che fare con il passato, perché comunque con la carta del giudizio per molte persone ci potrebbe essere come un ritorno di qualcuno o il vedere una persona che magari non si incontra da tanto tempo o il sentire una persona. Tenete presente che il giudizio è più la chiamata o di tipo spirituale o di tipo fisico, però comunque fa riferimento a qualche cosa che era nel passato e che ritorna, diciamo così. È anche una carta di rinascita, adesso poi lo andiamo a vedere perché comunque qui ho la carta del matto che è sempre una carta di nuovi inizi. Ho come la sensazione che abbiate bisogno di ponderare un po' i vostri istinti, mi verrebbe da dire, i vostri impulsi. mm? C'è da osservare, da... Guardate, in questo mazzo specifico il fante di pentacoli viene rappresentato con un pallottoliere, quindi mi verrebbe da dire che c'è da farsi i conti. Ehm, Però, diciamo in un senso un po' più ampio della carta, è come se dovesse approfondire qualche tema, qualche questione. Andiamo a vedere con i tarocchi piccoli, con i mini tarocchi. Queste carte poi le andiamo a vedere direttamente dopo. Ripartiamo dal cavaliere di bastoni, vediamo chi o cos'è. Regina di bastoni. 7 di bastoni, 7 di pentacoli, ruota della fortuna e fante di coppe. Ragazzi, io credo che se state aspettando qualcuno o se avete aspettato per tanto tempo qualcuno, è come se le cose ad un certo punto cambiassero. Vi dico così perché il fante di coppe normalmente è sempre qualcuno che porge una mano. Magari potrebbero anche essere delle scuse,
però c'è la ruota della fortuna, come se le dinamiche karmiche cambiassero. E vi dico proprio karmiche perché abbiamo anche il giudizio e il matto. Andiamo a vedere questo giudizio. 4 di coppe, 10 di spade. C'è qualcosa inerente al passato, inerente a qualche sofferenza legata al passato, che voi ancora non vedete. Il 4 di coppe è una carta di cecità, quindi è come se ci fosse un qualche occasione, qualche cosa, potrebbe essere un'occasione, uno schema di comportamento, una possibilità. O non avete colto una possibilità nel passato. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Io credo che qui qualcuno con la carta del giudizio, ragazzi, si renderà conto di quello che nel passato, di quello su cui è stato cieco nel passato. E una volta che vi renderete conto di questo, vi dico che è come concludere il ciclo di sofferenza, perché diventate consapevoli, perché lo vedete. Di conseguenza da adesso in avanti non potete più far finta di non vederlo. Siete consapevoli che il non vederlo, il far finta di non vederlo, vi ha portato questo 10 di spade, quindi adesso è un po' come dire ok, non posso più far finta di niente. Allora, il fante di pentacoli è spiegato dalla carta degli amanti al contrario. E dalla forza al contrario. Ragazzi, sento che non avete più tanta voglia probabilmente di riallacciare questa relazione o di rientrare nelle vecchie dinamiche. C'è qualcosa qui che deve avervi scosso parecchio. Io adesso non lo vedo, probabilmente è indietro nel tempo, perché quando c'è la carta del giudizio è davvero una nuova rinascita. E abbiamo anche il 10 di spade che è l'arcano minore della carta della morte, quindi andiamo a vedere, perché anche il matto è una carta di nuovi inizi, andiamo a vederlo. Però è come se qui non aveste più voglia di tornare indietro. Asso di coppe e 3 di coppe al contrario. Ragazzi, io credo che la persona in questione vi abbia tradito a livello di fiducia e che quindi adesso non vogliate più tanto fidarvi. Perché qui il problema è che non vi fidate, non vi fidate di quello che vi dice. Per qualcuno si tratta di amicizie, ok? Però qui io sento che siete voi che dovete fare un lavoro di risveglio personale, cioè perché va bene rendersi conto delle cose fuori, o meglio anche di quelle dentro, perché qui è proprio una presa di consapevolezza di quello che avete ignorato volutamente. E quindi qui è un po' come il, ok, divento osservatore, divento apprendista di me stesso, perché mi muovo così, perché mi sono comportato così. C'è da fare un lavoro sul quarto chakra e sul quarto chakra anche questo. No, questo è anche legato al terzo, al potere personale. E la carta degli amanti, ragazzi, è legata proprio all'amore per se stessi, al valore che uno dà a se stesso. È come se doveste rimettervi ad analizzare le cose. Andiamo a vedere 6 di spade. La stella. 8 di spade. Imperatore e 6 di bastoni.
Allora, 6 di spade, ragazzi, è una carta di movimento, di spostamento. Può essere qui, quindi nella seconda settimana di agosto, che arriva questo cambio che ci anticipa il carro. Queste mi sono rimaste in mano in una posizione strana. Non sapevo se prenderle o no, ma gli ho dato una sbirciata e siccome sono belle le ho tenute, però ve lo dico dopo quali sono. Allora, ehm, dicevo, con questo 6 di spade che ha come significato l'allontanarsi dai problemi, il prendere spazio, andare verso, diciamo, terre più tranquille. E con queste due carte sento che è come se abbandonaste un po' un certo obiettivo per andare verso una nuova stabilità, un nuovo tipo di successo, un nuovo tipo di riconoscimento. C'è qualche desiderio, qualche progetto che viene come accantonato. E le due carte che sono cadute sono un matto e un 9 di coppe. Quindi è come se ci si avviasse verso un nuovo inizio. Quel nuovo inizio che qui fa un po' fatica a partire. Qui lo vediamo. E il 9 di coppe, ragazzi, è anche la carta dell'appagamento personale, del sogno compiuto. Vi dico, è come se cambiaste sogno. E difatti abbiamo il carro che parla di un cambio di direzione. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Abbiamo un 2 di spade e un re di spade. Ragazzi, con il 5 di spade non vi nego che potrebbe esserci una sensazione da parte vostra di carenza. Io credo che sia dovuta al cambio, perché quando c'è un cambio, quando c'è un distacco, quando c'è una piccola morte, ok? Anche a livello energetico proprio c'è proprio un distacco dei, diciamo, fili energetici che ci collegano alle altre persone. C'è un po' come la sensazione di vuoto. Poi, se è un distacco anche un po' più fisico da parte vostra, ovviamente c'è un cambio a livello di materia. Vi dico, ehm, c'è un re di spade e c'è un imperatore, ragazzi. Io ho come la sensazione che durante questo spostamento, questo viaggio, diciamo nella seconda settimana più o meno, e poi sapete che il tempo io dico che è slittevole, cambia in base alla vostra decade di nascita e tutto quanto, quindi magari riascoltate la lettura tra un po' eventualmente. Però è come se si presentasse una persona che vi desse la possibilità di scegliere tra il vecchio e il nuovo, che è questo, la scelta tra il vecchio e il nuovo, la carta degli amanti. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Wow, appeso al contrario e papa. Ragazzi, vi sento andare controcorrente alla fine di tutto questo periodo. Il Cavaliere di Spade è una carta che parla di qualcuno che è molto determinato, anche troppo, pecca un po' di, come si dice, di saccenza, di superbia, ecco. Però comunque questa forza, questa spinta vi dà la possibilità di sbloccare e qui con la carta del Papa si parla di qualche contratto, di qualche cerimonia, festa, tradizione. Qui per qualcuno si potrebbe trattare del vado alla festa oppure no, mi sposto oppure no, insomma. Mm? Però ragazzi sento che potrebbe potenzialmente entrare una nuova persona con la quale ci potrebbe essere un'avventura interessante. Adesso non so più come erano messe, va bene. Andiamo a vedere gli angeli che cosa vi dicono, dell'oracolo degli angeli che cosa vi dice. Soldi e lavoro. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. Ragazzi, probabilmente questo 5 di pentacoli in qualche modo pesa, soprattutto se avete un'attività magari lavorativa con la vostra controparte o
questo cavaliere di bastoni è la persona, magari potrebbe anche essere un familiare. Vi ricordo che queste stese sono di tipo romantico ma anche affettivo. E vi dico, c'è un problema di fiducia nella seconda parte, scusate, nella prima parte del mese. Probabilmente potrebbe essere per questioni economiche, probabilmente non è un caso che in questo mazzo ci sia il fante col pallottoliere. Perché anche qui ci sono dei denari, qui ci sono dei denari e il 5 di denari normalmente è una perdita di denaro, quindi soprattutto se si tratta di investire magari in un'attività che vedete che non dà i frutti o in un'attività dove magari vedete che c'è troppo da lottare per c'è troppo da aspettare anche per raccogliere i frutti, no? Qui bisogna un po' cambiare la strategia. Potrebbe anche essere un'offerta, semplicemente non essere delle scuse. Sta di fatto che in questo periodo, ragazzi, ehm, per qualcuno la sento anche molto come un voi fate un viaggio per conto vostro, magari proprio per lavoro, e conoscerete, può essere questo imperatore, la persona dalla quale dovete andare, e potrebbe essere proprio una persona interessante per voi, o nel viaggio potreste conoscere qualcuno, che potrebbe, come dire, sbloccarvi qualcosa, mh? Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, un commento, la vostra iscrizione, una condivisione. Se volete potete anche fare una donazione o abbonarvi. Vi ricordo che per accedere ai video di crescita personale e spirituale la fascia di abbonamento è quella più alta. Per il percorso di crescita individuale che sto proponendo è un percorso cucito sulla persona, si basa sulle credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che poi vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Questo è giusto per fare una specifica, ecco. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!